Buonasera a tutti. A chi si è iscritto da poco al canale e magari non ha ancora guardato bene tutti i video che ci sono, dico che un po' di tempo fa abbiamo pubblicato 2 video relativi ai coniugi Warren. Uno più specifico che riguarda la loro vita, il loro incontro, la loro attività, la loro carriera. Il secondo più specifico su quelli che sono stati i casi più eclatanti che li ricordano. Faccio ad esempio il caso di Amityville, il caso di Annabelle, della bambina Annabelle, della famiglia Perron o del caso di Enfield in Inghilterra. Ci sono però alcuni casi, tra i tantissimi che i coniugi Warren si sono trovati ad affrontare, che non hanno ricevuto la stessa ribalta mediatica e che però sono stati particolari per la loro esperienza. Questa sera vi voglio parlare di uno di questi casi e un caso in cui ci siamo imbattuti all'improvviso, senza nemmeno sapere che si trattava di un caso dei coniugi Warren. Stavamo guardando un film. Il film in questione è Il Messaggero, titolo originale The Hunting in Connecticut, tratto da una storia vera. Come è nostro solito, quando vediamo un film tratto da una storia vera, di solito andiamo subito a cercare in retroscena, no? Quale fosse la storia vera, chi erano i protagonisti e quant'altro. E siamo venuti a scoprire che era una storia di quelle che avevano coinvolto i coniugi Warren. Siamo nel 1986 e la famiglia Snedeker decide di trasferirsi al 208 di Meriden Avenue a Southington in Connecticut, appunto. La famiglia è piuttosto numerosa, è composta da 3 figli maschi di 13, 11 e 3 anni, una figlia femmina più grande, divorziata con dei bimbi piccoli. La foto che vi metteremo non riguarderà l'intera famiglia, ma una parte di essa assieme ai coniugi Warren. Con loro, nel periodo in cui stiamo ad affrontare, si trovava anche una nipote. Il trasferimento della famiglia è per causa di forza maggiore. Il figlio 13enne, Philip, è ammalato, soffre di una grave malattia al sistema immunitario, il linfoma di Hodgkin, per il quale si trova a dover seguire un percorso terapeutico piuttosto forte presso il Yukon Hospital, che è un centro che si occupa di biomedicina avanzata, e un percorso terapeutico che deve fare praticamente tutti i giorni. I medici glielo avevano consigliato perché le caratteristiche specifiche della sua malattia gli consentivano di essere introdotto in questo progetto di sperimentazione, e i genitori che volevano tentare il tutto e per tutto hanno voluto farglielo seguire. Era però un vero e duro sacrificio, perché alla fine di ogni seduta terapeutica il ragazzo stava veramente male, si trovava ad affrontare il viaggio di ritorno a casa per chilometri e chilometri, perché abitavano lontani, si trovava ad affrontare questo viaggio in condizioni pessime, stava malissimo, rintanato sul sedile posteriore, spesso si dovevano fermare perché il ragazzo sentiva l'esigenza di vomitare. Ed era dura anche per la madre, che quotidianamente si sobbarcava a questo viaggio, e poi una volta tornata a casa aveva anche ovviamente le incombenze di una famiglia numerosa e della casa, per cui col marito presero una decisione, cioè quella di guardarsi attorno e di vedere se riuscivano a trovare una casa più vicina all'ospedale per almeno ridurre il viaggio. Carmen, la mamma, aveva già visto una casa, aveva addocchiato una casa durante il suo tragitto avanti e indietro, la Allahan Home, una casa davanti alla quale c'era questo bellissimo cartello che diceva in affitto, e ne aveva parlato al marito.
si fecero due conti in tasca, decisero appunto, e andarono in questa casa, una casa grande, davvero grande, per la quale chiedevano un affitto stranamente basso e ben tenuta, una casa ben tenuta. Decisero e si trasferirono, perché effettivamente distava 5 km dall'ospedale ed era veramente per loro manna dal cielo. Durante il periodo dell'insediamento, durante la perlustrazione, no, che si fa della casa quando si arriva in una casa nuova, in più questa era veramente grossa, quella che ebbero fu una insolita e macabra scoperta. Trovarono nel seminterrato delle bare, della strumentazione strana, aggeggi strani, una specie di elevatore, carrucole, marchingegni strani, e delle foto post mortem. Per chi non lo sapesse, le foto post mortem sono una pratica che veniva frequentemente usata nell'epoca vittoriana e consiste appunto nel fare le foto alle salme, ai cadaveri. Questo veniva fatto essenzialmente per avere un ricordo delle persone che sono mancate. Prevalentemente si facevano ai bambini, anche perché in quell'epoca le morti infantili erano più frequenti. La medicina non aveva fatto i passi che ha fatto adesso e quindi una semplice malattia portava alla morte dei bambini. Si ritrovarono, la famiglia Snedeker, dicevo, si ritrova ad aver fatto questa scoperta e rimase di stucco, perché nessuno aveva detto loro niente. Scoprirono infatti poi, chiedendo in giro come mai, che la Hallahan Home era la Hallahan Funeral Home, una casa dove si trovava una camera mortuaria, un posto dove venivano sistemate, preparate le salme prima dei funerali. Ok, fatta questa scoperta, chiusero un occhio, fecero buon viso a cattivo gioco, perché per loro la priorità era un'altra. Philip, il figlio di 13 anni appunto, che stava male. Solo che le cose cambiarono perché proprio Philip cambiò atteggiamento. Innanzitutto iniziò a vedere cose strane, a sentire cose strane, rumori. Uno strano rumore che lui associava a quello di una piccionaia, allo sbattere di ali di piccioni, come all'interno delle gabbie, no? Delle piccionaie. E un'ombra che vedeva passare sui muri. Ora, i medici avevano detto che il trattamento terapeutico a cui lui era sottoposto avrebbe causato allucinazioni. Di conseguenza la famiglia, quando lo sentì dire queste cose, non si preoccupò più di tanto e in un certo senso lasciò correre. Ovviamente diede al ragazzo il massimo sostegno, ma insomma non si preoccupò. Il ragazzo dal canto suo si sentì un po' messo da parte e la cosa non gli fece ovviamente piacere. Quindi si chiuse in se stesso, assunse un atteggiamento un po' aggressivo e spesso capitava che gli venissero attacchi di panico. Inoltre aveva iniziato ad interessarsi, nonostante la giovane età, a argomenti di esoterismo che aveva trovato in alcuni libri che il padre aveva tra le sue cose, e si era messo a scrivere delle piccole poesie che avevano come oggetto la sofferenza e la morte. Il culmine arrivò quando un giorno andò persino a casa dei vicini in cerca di un'arma per colpire il padre. La madre non seppe più cosa fare, ovviamente pensava che tutto fosse colpa delle medicine, ma era sempre più preoccupata. Ma un giorno ella stessa fu vittima delle stesse allucinazioni che aveva il figlio, nel senso che sentiva rumori, addirittura aveva visto una
l'acqua che scendeva dai rubinetti colorarsi di un colore oscuro, e cominciò a vedere quest'ombra anche lei. Una delle nipotine una notte scappò dalla camera da letto dicendo che una mano la stava per afferrare mentre stava dormendo. La madre disse: ok, non è colpa delle allucinazioni, non è colpa delle medicine che provocano le allucinazioni, qua c'è qualcosa che non va. Ne parlò al marito, ma il marito non ci credeva. Il marito non era sempre a casa perché lavorava fuori casa, non era sempre presente, lui non aveva assistito ancora a nulla, per cui non poteva credere a queste storie. La madre, quindi Carmen, si affidò a un sacerdote, cercò di spiegargli la situazione, ma purtroppo questo sacerdote non poté aiutarla o non la volle aiutare. Quando però anche Alan, il marito, assistette a dei fenomeni particolari, vide cadere dei quadri e sentì lungo i corridoi della casa delle risate, si guardarono in faccia e dissero: qua occorre risolvere la situazione, e chiamarono i coniugi Warren. I coniugi Warren, come era loro consuetudine, si trasferirono nella casa proprio perché per effettuare nel miglior modo possibile un'indagine occorreva il tempo di sondare il terreno, di sondare le presenze, le energie del luogo stesso e di capire quello che stava succedendo. E grazie alle capacità medianiche di Lorraine e ad alcune ricerche si venne a sapere che chi teneva la camera mortuaria anni prima si era macchiato anche di crimini più forti, come la necrofilia, riti satanici e sedute spiritiche, che avevano, a detta dei coniugi Warren, evocato questa entità maligna che aveva trovato in Philip una sorta di porta per entrare nel mondo. Il ragazzo, essendo malato e debole, era facilmente attaccabile e di conseguenza questa energia aveva trovato la strada giusta. Consigliata dai Warren, la famiglia Snedeker decide di contattare la televisione per cercare di smuovere le acque, soprattutto per cercare di far cambiare idea alla Chiesa. E dopo una trasmissione fatta appunto sulle reti televisive, ottennero un risultato. Il 6 settembre del 1988 venne fatto un esorcismo in casa Snedeker e sembrò aver ottenuto risultati positivi, ma per poco tempo. Passate alcune settimane, le manifestazioni si ripresentarono. A quel punto la famiglia Snedeker non ce la fece più e abbandonò la casa. Di lei non si seppe più nulla, se non che il figlio, Philip, riuscì a vivere una vita abbastanza normale. La terapia aveva raggiunto in parte il suo scopo, per cui si sposò e ebbe dei figli, ma purtroppo morì a 38 anni. Dopo di loro in quella casa si avvicendarono altre persone, ma nessuna di loro dichiarò di aver assistito a manifestazioni di tipo paranormale. Probabilmente, e dico probabilmente, la mancanza di una persona che facesse da tramite, nel caso degli Snedeker, il povero Philip, aveva relegato le energie negative là dove dovevano stare. Ovviamente molti sono stati sollevati molti dubbi circa la veridicità del caso della famiglia Snedeker e dello stesso operato dei coniugi Warren, come spesso succedeva anche negli altri casi che loro hanno dovuto affrontare. Quello che mi viene personalmente da pensare, ed è, e lo sottolineo, è un mio pensiero, è questo: come mi sarei comportata io se
mi fosse successa una cosa del genere, cioè abitare in una casa dove succedono queste cose. Alla prima posso dire me la sono sognata, alla seconda dico magari mi sono sbagliata, ma alla terza prendo armi e bagagli e vado via. Dal momento in cui si sono insediati nella casa nel 1986 a quando sono andati via sono passati 2 anni. 2 anni sono lunghi. Mettiamo anche che le manifestazioni non sono avvenute tutte nello stesso momento o comunque tutte subito, ma gradatamente. Ma cavoli, porte che sbattono, voci, risate, cose che cadono, i figli che si comportano in un certo modo e che vedono ombre che poi le vedi tu stessa. Io sarei scappata, sarei andata via, avrei preso tutto, e se anche non avevo un posto dove andare, anche un ponte andava benissimo, sotto un ponte andava benissimo. Voi cosa avreste fatto? Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, ci vediamo la prossima volta.